So it is June 6th, 2023 in Prabhupada Desh near Venice, Italy, and we're going to be talking about fellowship with devotees. Fellowship. With devotees. Friendship. Yeah. Amicizia, compagnia dei devoti è l'argomento di stasera. So we're going to look at the importance and the benefit and the method. Parleremo di importanza, i benefici e il metodo. So one time there was a business and they bought a new boiler for their machines. Una volta ci fecero un affare, un'attività, e comprarono un nuovo boiler per le loro macchine. And after some time it broke. Dopo un po' di tempo si ruppe. So they were calling many different repair people to fix it and nobody could fix it. E chiamarono diverse persone per ripararlo, ma nessuno riusciva a ripararlo. So finally one of the vice presidents says, I think I know an expert. Alla fine il vicepresidente dice, ma io forse conosco un esperto. So the expert came and he's going around the boiler with a little hammer. E questo esperto cominciò a girare intorno a questo boiler con un piccolo martello. And he's tapping it here, tapping it there. E batteva di qua e di là. Then after some time he finds one place and he hits it really hard. E poi a un certo punto ha trovato il posto giusto, boom, e ha picchiato molto forte. And then he says, if it's still working in 2 weeks, you tell me and then I will send you a bill. E poi lui gli ha detto, se funziona bene in 2 settimane, poi mandatemi il conto. Cioè vi mando il conto. So after 2 weeks it was still working. Se funziona bene. Dopo 2 settimane funzionava ancora. So we sent them a bill for 5,000 euros. E gli hanno mandato il conto 5.000 euro. So the president was not happy. He called the repairman. He said, 5,000 euros? E naturalmente il presidente non era contento, ha chiamato questo tecnico e gli ha detto, ma come? 5.000 euro? He said, send me an itemized bill. Ma mandami un conto dettagliato. So the repairman sent back and it said, for hitting the boiler, 5 euros. Per battere gli è arrivato il conto e c'è scritto dettagliato, c'è scritto, quello che ha riparato ha scritto, per battere sopra il boiler 5 euro. For knowing where to hit the boiler, 4,995 euros. E invece per sapere dove dover battere, no, il posto giusto dove battere, costa 4.995 euro. So many times people ask, what is one thing I can do that will really improve my spiritual life? Così spesso molte volte le persone chiedono cosa devo fare per migliorare la mia vita spirituale. And of course there's many answers to that question. E naturalmente ci sono molte risposte a questa domanda. Rupa Goswami gives us 5 very potent items of bhakti. Sri Rupa Goswami ci dà 5 forme di bhakti molto potenti. That he says even if you do a little bit of them, you can achieve Krishna consciousness even if you are a beginner. E dice anche se pratichi una sola, anche solo parzialmente una di queste 5 forme, puoi diventare cosciente di Krishna anche già dall'inizio. And of course any of the angas of bhakti can awaken Krishna consciousness even in a moment. Effettivamente qualsiasi anga, qualsiasi aspetto o principio della bhakti sia applicato può risvegliare la coscienza di Krishna in un momento. Just taking the charanamrita, anche solo prendendo la charanamrita, following the Ratha Yatra cart, seguendo il carro del Ratha Yatra, smelling the incense, odorare gli incensi. But definitely one of the most powerful is the association with devotees. Ma sicuramente uno dei più potenti è la compagnia dei devoti. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Ladu Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. This is spoken by Lord Chaitanya.
E questo è un verso recitato dal signor Chaitanya. And he says, even if you are with devotees for 1/11 of a second, Dice che se tu stai vicino a un devoto anche solo per un undicesimo di secondo, you can achieve all perfection. puoi raggiungere tutte le perfezioni. When Lord Kapila Dev describes the process of devotion, Quando il signor Kapiladeva parla del processo della devozione, he does so in terms of association with devotees. ne parla sempre nella compagnia dei devoti. Satam prasango mama virya sambado bhavanti ritkarna rasayanam kata tajosna dyatva pravargavartmani shraddha ratir bhakti anukramishiti. That we pass through the different levels of bhakti by the association of the sadhus. Che si attraversano tutti i diversi livelli e fasi evolutive della bhakti sempre nella compagnia dei devoti. So Srila Prabhupada makes two, I think, astonishing statements about why the association of devotees is so important. E Prabhupada fa un paio di affermazioni molto sorprendenti, possiamo dire, sorprendenti sul fatto del perché è così importante la compagnia dei devoti. This is from the Nectar of Instruction Purport Text 4. Nel verso 4 del Nectar della istruzione, He says, the International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between the devotees. lui dice che questo movimento per la coscienza di Krishna è stato stabilito, fondato con l'idea di favorire gli 6 scambi d'amore tra i devoti. So he's saying this is the purpose of ISKCON. Quindi qui dice che questo è lo scopo dell'ISKCON. Of course, in the 7 purposes of ISKCON, Prabhupada says to bring the members closer to each other and to Krishna. E anche nei 7 scopi dell'ISKCON c'è scritto, proprio Prabhupada scrive che il scopo dell'ISKCON è riunire i devoti tra di loro e con Krishna, unirli tra loro e unirli a Krishna. So also in that purport, Prabhupada makes a very amazing statement. E nella spiegazione Prabhupada fa un'altra affermazione sorprendente. He says that the life of the Krishna conscious society is nourished by these 6 loving exchanges between the devotees. E la vita della coscienza di Krishna è nutrita da questi 6 scambi d'amore tra i devoti. So he's giving devotee association as one of the main purposes for ISKCON and the main means of nourishing ISKCON. Quindi dice che la compagnia dei devoti è uno degli scopi principali dell'esistenza, della formazione dell'ISKCON e anche dei scopi principali per il nutrimento della devozione. So I thought we could first examine what are the benefits from the fellowship of devotees. Quindi vediamo prima i benefici della compagnia dei devoti. So I'd like to ask all of you first. I have my own ideas that I have written down. But I would like to first ask all of you, what do you think are the benefits? Lei ha già delle sue idee, però prima vuole chiedere a noi quali sono secondo voi, i benefici che si ottengono dalla compagnia dei devoti. Ok. Incoraggiamento e ispirazione. In what way would you describe how the devotees inspire us? Okay, by their example. Ci ispirano per esempio col loro esempio. Grande, very lightness of the state of mind, very light, very... Oh, their state of mind it elevates us. Sollievo, come si può dire? Somebody else? Relieve. Famiglia, she said only this word, family. Makes us feel like we're in a family. Ci fa sentire come siamo una famiglia. Some security and love, huh? Qualche sicurezza, ci dà sicurezza. Somebody else? Without devotees, no Krishna consciousness. How does that work? Come funziona? Com'è questa cosa?
Sanno che cosa è un devoto, tutti saremo uno, se non posso ricordare un devoto, il puro devoto di Krishna. If there was no devotees, no Srila Prabhupada, we would not even be here. Okay. Anybody else? Loro ci ricordano di Krishna. So I've thought of some reasons from the Shastra. E io ho trovato anche alcune ragioni dalle scritture. Srila Prabhupada would say that example is better than precept. Prabhupada dice che l'esempio è migliore del precetto. Now there's many meanings to that. E ci sono molti significati su questo argomento. But one of them is if we see a devotee, we can much better get a clear understanding of what does it mean to serve Krishna. Sì, uno significato è che se vediamo un devoto possiamo ottenere una comprensione molto più chiara di cosa significa servire Krishna. That's why Krishna came as his own devotee, Lord Chaitanya. Ed è proprio per questo che Krishna è venuto come il suo devoto, il Signor Chaitanya. Otherwise it's all theoretical. Altrimenti resta tutto molto teorico. You should do this, you should do this. What does it look like? Che fai questo, fai quell'altro, ma in pratica come funziona? What does humility look like? Com'è l'umiltà? What does sincerity look like? Com'è la sincerità? We can see their example. Quindi possiamo vedere il loro esempio. People like Bhakti-yoga show us what it's like to be an ideal family man. Persone come Bhakti-yoga Thakur ci danno un esempio di cosa significa essere ideali capifamiglia. Srila Bhaktisiddhanta shows us what it's like to be an exemplary renunciate. E Srila Bhaktisiddhanta ci fa vedere qual è il comportamento esemplare dei rinunciati. But all the devotees in our society, they give us examples of what does it mean to be dedicated to Krishna. Ma tutti i devoti nella nostra società ci danno un esempio di cosa significa essere dedicati alla coscienza di Krishna. Then you talked about inspiration. Tu hai parlato di ispirazione. So I'm thinking at least two ways that we feel inspired by the other devotees. Mi vengono in mente almeno due modi attraverso i quali veniamo ispirati dagli altri devoti. One is that we see how the devotees are being so happy by becoming attached to Krishna. Uno è vedere come i devoti diventano felici attaccandosi a Krishna. And we think, oh, I want to be happy like that also. Anch'io vorrei essere felice così. But we also get inspiration from the devotees as how they deal with difficulties in life. Ma noi otteniamo ispirazione anche vedendo i devoti, vedendo come i devoti gestiscono le difficoltà. Srila Prabhupada had so many difficulties in his life. Srila Prabhupada ha avuto tante difficoltà, tante sfide nella vita. And in the Bhagavatam we read of like the Pandavas, their difficulties were almost unbelievable. E vediamo nel Bhagavatam le difficoltà che per esempio hanno attraversato i Pandava erano quasi incredibili. But we see in our devotee society. E lo vediamo anche nella nostra società dei devoti. People have to deal with so many tragedies. E le persone devono avere a che fare con tante tragedie. With disease, malattie, with disability, disabilità, with poverty, povertà, death, morte, divorcio, betrayal, tradimenti. And how do they deal with these things and still have their faith deepen in Krishna? E come gestiscono queste cose mantenendo una fede profonda in Krishna. So we can get inspired in both of these ways. E possiamo diventare ispirati in ambedue questi modi. And then Krishna is very pleased when we please his devotees. E Krishna è molto soddisfatto quando noi soddisfiamo i suoi devoti. Prabhupada says, like, if you praise somebody's dog, they will be happy. E Prabhupada dice, se noi glorifichiamo il cane di qualcuno, loro saranno felici. You can experiment. Potete fare la prova. If you see somebody walking their dog, se vedete qualcuno che cammina con un cane,
And you say, oh, that is a beautiful dog. E voi dite che bel cane. The person is so happy. La persona sorride subito. Always. Funziona. Even you are a complete stranger. Anche se sei uno straniero. If you go to the person and say, you are very beautiful. Se vai dalla persona e gli dici direttamente, tu sei molto bello. But if you say, oh, your dog is so beautiful. Se invece dici il tuo cane è molto bello, sorride. Or your dog is very well behaved. Oppure gli dici il tuo cane si comporta molto bene. They are very pleased. Loro sono molto soddisfatti. And of course that is also true when people have children. E questo vale anche per i figli, le persone che hanno i figli. Of course this fact makes it very difficult to be a teacher. Certo, questo fatto rende difficile essere insegnanti. Because sometimes you have to tell the parents that their child is not doing their work. Perché gli insegnanti alle volte devono dire ai figli che i figli non stanno facendo i compiti, no, i loro Or they're doveri. misbehaving. Oppure si comportano un po' male. And the parents can get very offended. E i genitori restano molto toccati da queste cose. But if you give the child some insignificant toy and the child is happy, the parents are so happy. Ma se invece regaliamo al bambino un piccolo giocattolo e il bambino è felice, i genitori subito sono molto felici. And if you do something to hurt the child, the parents are ready to kill you. E invece se facciamo qualcosa che può nuocere al bambino, i genitori sono pronti a ucciderti. Yes. So Krishna also feels like this. E anche Krishna funziona così. Now he feels like this with all living entities. E questo vale per tutti gli esseri viventi. We should be merciful and kind to every living entity. Quindi noi dovremmo essere gentili e misericordiosi verso tutti gli esseri viventi. Even some insect. Perfino verso gli insetti. But especially, we should be kind to those people who are trying to love Krishna. Ma specialmente dobbiamo cercare di essere gentili verso coloro che cercano di amare Krishna. So I don't know if you can translate this well, but everyone who loves Krishna should love everyone who loves Krishna. Chiunque ama Krishna dovrebbe amare quelli che amano Krishna. Okay, good. Yes. And Krishna will be pleased. E Krishna sarà soddisfatto. Krishna is also very pleased when we cooperate well among ourselves. E Krishna sarà molto felice, è molto felice quando noi collaboriamo bene tra di noi. There's a story of this in the Bhagavatam. C'è una storia di questo argomento sul Bhagavatam. That the 10 Pracheta brothers, they cooperated together in service. I 10 fratelli Pracheta collaboravano molto bene insieme nel servizio. And Lord Vishnu said, I am very pleased by your cooperation with each other. E Vishnu stesso gli ha detto, io sono molto soddisfatto dalla vostra cooperazione e affetto reciproco. In an ordinary family, the parents are happy when the brothers and sisters are acting as friends. Anche nelle famiglie ordinarie i genitori sono felici se i fratelli e le sorelle collaborano bene. Or like here in the temple, then you are happy if the devotees are being nice with each other. E anche qui nel Tempio noi siamo felici se tutti i devoti collaborano bene. And if they're fighting, it's a big problem for you. E se loro invece litigano è un problema per noi. In any business, it's the same thing. In qualsiasi impresa questo vale. The business owner is happy if the employees are cooperating. Il proprietario dell'impresa è felice se i lavoratori, gli operai collaborano bene. So when we cooperate with each other in Krishna's service, Krishna is very happy. Quindi se noi cooperiamo bene nel servizio di Krishna, Krishna è molto felice. And we are also practicing for our eternal life in the spiritual world. E stiamo anche praticando, ci stiamo preparando per la nostra vita eterna nel mondo spirituale. There, everything is a devotee. Lì è tutto. Everything is a devotee in the spiritual world. Tutto. Everything. Tutto è devoto. Ogni cosa, qualsiasi cosa è devota nel mondo spirituale. There's no dead matter. Non c'è materia inerte, materia morta. The tables are devotees. Perfino i tavoli sono devoti. The cup is a devotee. Le tazze.
The cartels are devotees. I cartels sono devoti. We are learning actually how to respect and love and cooperate with the demon. Quindi noi si aspetta che impariamo come a cooperare, amarci, a cooperare a vicenda. Of course, in the spiritual world there are also different groups. Sì, anche nel mondo spirituale ci sono differenti gruppi. Some gopis want to serve Krishna in this way and some gopis want to serve Krishna in another way. Alcune gopi pastorelle vogliono servire Krishna in un modo, altre vogliono servirlo in un altro modo. But sometimes they are all cooperating together. Ma qualche volta fanno anche tutto insieme, cooperano. So we have looked at some benefits for everyone. Quindi noi, So far, we have been discussing the benefits of association with devotees that apply to everyone. Fino adesso abbiamo parlato dei benefici della compagnia dei devoti che si applicano a tutti. When we come to higher levels of bhakti, quando poi arriviamo ai livelli più elevati della bhakti, devotee association is the main key. La compagnia dei devoti diventa la chiave principale. So this is explained by Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. E questo è spiegato da Rupa Goswami nel Bhakti Rasamrita Sindhu. Which Prabhupada summarized in the Nectar of Devotion. Che Prabhupada ha riassunto nel Nettare della Devozione. So when a devotee starts to advance in bhakti, quando i devoti cominciano a avanzare nella bhakti, then one starts to feel, I want to love Krishna in a particular way. Allora il devoto comincia a sentire di voler amare e servire Krishna in un modo specifico, particolare. I want to love Krishna as my master, or as my son, or as my friend, or as my beloved. Voglio servire Krishna come il mio maestro, come mio amico, come mio figlio o come mio amante. So then, how does one's bhakti change? E quindi come cambia la bhakti a questo punto? Rupa Goswami says that then we especially meditate on the eternal devotees in Krishna's Lila that have a similar mood. Quindi la bhakti si sviluppa a quel punto meditando su quei devoti specifici che hanno un mood, che hanno un sentimento simile al nostro. If the desire awakens in one, I want to be Krishna's friend, I want to play games with Krishna. Man mano si sviluppa in noi questo desiderio, voler diventare un amico di Krishna, un amante di Krishna. And who are you going to meditate on? Allora su chi dovete meditare? Se è un amico di Krishna. Subal, Madhumangal, Sridhama, yes, Ujjvala. And you're going to especially read about these devotees in the Bhagavatam and in the works of the Acharyas and meditate on their service. E lì si concentra in particolare e si medita sulle attività descritte di questi devoti descritti nel Bhagavatam e nelle altre scritture. That is the essential difference between Vaidhi Sadhana Bhakti and Raganuga Sadhana Bhakti. E questa è la differenza essenziale che c'è tra il Vaidhi, la pratica regolata e quella spontanea. Vaidhi e Raganuga. So Rupa Goswami explains the role of the devotees. Rupa Goswami spiega il ruolo dei devoti. So this is a little technical. È un po' tecnica, ma... And that is that rasa has 5 parts. E dice che il rasa ha 5 parti. Your basic relationship. La tua relazione basilare, like base. I'm feeling friendship towards Krishna. Per esempio, io sento amicizia verso Krishna. The Sanskrit word for that is staibhav or rati. E la parola sanscrita per questo è staibhava o rati. Okay. Then you have what stimulates that relationship. Poi c'è quello che stimola questa relazione. And the Sanskrit word for that is vibhav. E la parola sanscrita per questo è vibhava. And that's what we'll be talking about. We'll be talking about the vibhav. E noi stiamo parlando di quello, di vibhava. Then there's what do you do about that relationship? That's called the anubhav. E lì invece quello che tu fai all'interno di quella relazione si chiama anubhava. Then what do you do automatically? That's called the sattvika bhav.
Invece quello che fai automaticamente si chiama sattvika bhava. And what are all the different emotions you feel? That's called the vyavichari bhavs. E quando tutte le differenti emozioni si manifestano si chiama vyabhichari bhava. So let's give a material example. Facciamo un esempio materiale. You have a friend. Hai un amico. So your basic relationship is a feeling of friendship. La tua relazione di base è amicizia. That gets stimulated when you see your friend. E questa viene stimolata quando vedi il tuo amico. Or you think about your friend. O pensi a lui. And also when you see your mutual friends. Oppure quando vedi anche i vostri amici in comune. Then you talk to your friends, you play games with your friend. Parli con i tuoi amici, scherzi con gli amici. And then sometimes you may just laugh. Qualche volta semplicemente ridi. And you also have varieties of emotions. E hai una varietà emozioni, emotions. Sometimes with your friend you're feeling happy, sometimes you're feeling sad. Qualche volta con gli amici ti senti felice, qualche volta ti senti triste. Sometimes you're feeling amazed. Qualche volta ti sei sorpreso. So these are the 5 components of rasa. Queste sono le 5 componenti dei rasa, quindi. You can think of this like if you make a drink. Puoi paragonarlo a una bevanda. And it has to have different ingredients. Che è formata da diversi ingredienti. Or if you're going to make bread. Oppure nel fare il pane. You have the essential part is the wheat. C'è la parte essenziale che è il grano. But then you have to put in the yeast. Ma poi ci devi mettere il lievito. And the sugar and the butter and everything. And when you Zucchero, put it together, you get bread. Zucchero, burro e qualcos'altro e tutto insieme fai il pane. So you can only get rasa when you have all 5. Quindi il rasa c'è quando ci sono tutti e 5 questi ingredienti. The basic relationship. La relazione di base. What stimulates the relationship. Ciò che stimola la relazione. Your voluntary actions in the relationship. Le tue azioni volontarie nella relazione. Your automatic or involuntary actions in the relationship. Le tue azioni volontarie o automatiche. And the variety of emotions that you feel in the relationship. E la varietà di emozioni che sperimenti. So right now we're going to look at the stimulus. Adesso vediamo lo stimolo. So Rupa Goswami describes this in 2 parts. Rupa Goswami dice che si divide in 2 parti. One part is all of the things about Krishna that stimulate the person's love for him. Una parte sono tutte le cose in relazione a Krishna che stimolano l'amore per lui. Just like in the morning we're reading this list of Krishna's qualities. Come alla mattina stiamo leggendo le qualità di Krishna. That is in this section of the nectar devotion about the stimulants. Infatti quello è proprio la sezione del nettare della devozione del quale si parla degli stimoli. So when we think about Krishna's qualities, that stimulates our love for him. E noi quando sentiamo parlare le descrizioni delle qualità di Krishna, questo stimola il nostro amore per lui. And Krishna's flute and his peacock feather. Il flauto, Krishna suona il flauto, la sua piuma di pavone, all of his pastimes. I suoi divertimenti. So that's one category. Quella è una categoria. And the devotees are also in that category. E anche i devoti rientrano in quella categoria. The devotees all stimulate our love for Krishna. I devoti stimolano il nostro amore per Krishna. And we've talked about that. They give us inspiration. E ne abbiamo parlato di questo, loro ci danno ispirazione. They give us an example. Ci danno l'esempio. Yeah? Now there's the other main part of the stimulant. Poi c'è anche un'altra parte principale di stimolo. And this again has 2 parts. E anche quella ha altre 2 parti. I told you it was a little technical. Ve l'avevo detto che era un po' tecnica. And these 2 parts are Krishna and the devotee who has a similar feeling to yourself. E queste 2 parti sono Krishna e i devoti che hanno dei sentimenti simili ai nostri. So again, if you feel like you want to be Krishna's friend, Di nuovo, se una persona si sente di essere un amico di Krishna, then the stimulant is Krishna allora lo stimolo è Krishna and Subal.
e Subala, or Sridham or o Madhava. Sridham o altri devoti. Is that clear? Si capisce? You can think in ordinary life. Potete anche paragonarlo alla vita ordinaria. So you have husband, wife, child. Marito, moglie, bambino. And the mother is feeling parental love for the child. E la madre sente un affetto genitoriale verso il bambino. And she sees that her husband is playing very nicely with the child. E vede che il marito gioca molto bene col bambino. So what stimulates her love for the child is the child and the other parent. Quindi in questo caso quello che stimola l'amore per il figlio è il bambino stesso e anche l'altro genitore, il marito, no? Or if you want to serve the deities. Oppure se volete servire le divinità. So this desire becomes stimulated by the deities themselves. Questo desiderio può essere stimolato dalle divinità stesse and the other pujaris. E dai pujari, dai devoti che le adorano. If you want to have kirtan, se volete fare un kirtan, so you become enthused by the holy name, riceviamo entusiasmo dal santo nome, and also the other devotees who are in the kirtan. E anche gli altri devoti che guidano il kirtan. So that's over here. Qui è sopra qui, quindi è così. Then over here you may be enthused by the mridanga and the harmonium and the kartels. E invece da quest'altra parte uno può ricevere entusiasmo, ispirazione dall'armonium, la mridanga, i kartels, the melody, la melodia. So the devotee is very important in this part of the stimulation for ecstatic love. Quindi i devoti sono molto importanti in questa parte dello stimolo dell'amore statico, per stimolare l'amore statico. Now the Sanskrit names for this whole section is called the alambana. Questa sezione, questo aspetto si chiama alambana. Which Srila Prabhupada translates as basic. Prabhupada traduce come basilare, basico, basilare. Then Krishna is the Vishaya. Krishna è il Vishaya. He is the object of our love. L'oggetto del nostro amore. And the devotee is the ashraya, or the container of that love. Invece i devoti sono ashraya, cioè i contenitori, i ricettacoli di quell'amore. And we cannot develop our love for Krishna, just with the ashraya. E noi non possiamo sviluppare il nostro amore per Krishna solo con l'ashraya, con Krishna. We must have both. The Vishaya and the Ashraya, the object and the vessel, the container. Dobbiamo per forza averli tutti e due, l'ashraya e il Vishaya, cioè l'oggetto e il ricettacolo dell'amore. So this is true at the highest levels of devotion. E questo è valido ai livelli più alti della devozione. So the devotees are essential when we are just a beginner. Quindi la compagnia dei devoti è essenziale sia quando siamo degli neofiti iniziali. Just to tell us, oh, there is a God and his name is Krishna and he takes care of the cows. Che ci dicono, c'è Dio, è Krishna e si prende cura delle mucche. And then the devotees are essential even as we progress and advance in our spiritual life. E i devoti restano essenziali anche quando avanziamo e progrediamo nella coscienza di Krishna. In fact, the more we advance, the more important the devotees become. In realtà, più avanziamo e più i devoti diventano importanti. I think of good sadhu sangha. It's like jet fuel for our spiritual life. Un buon sadhu sangha è come proprio jet fuel, è come il carburante col getto. Per i jet. No? Like airplane fuel, very high octane. Che agisce, quello che fa un grande effetto. Diciamo. Rocket fuel. Per i razzi, per il... Of course, Rupa Goswami also gives us some very important instruction. Rupa Goswami ci dà qualche istruzione importante. That we should respect all the devotees.
che dovremmo rispettare tutti i devoti. But we especially want to associate closely with those who have a similar mentality to ourselves. Rispettare tutti i devoti, ma in particolare dovremmo cercare dare rispetto, cercare la compagnia di coloro che hanno una mentalità simile alla nostra. So we can respect this devotee has a different mentality and they are a great devotee. Quindi noi dobbiamo rispettare una persona, un devoto che ha una mentalità diversa, e dobbiamo dare rispetto. But we might not be their best friend. Ma magari non riusciamo a essere i migliori amici. But for everyone, we also associate with devotees according to their level of advancement. But For everybody, we associate differently with devotees according to their level of advancement. e questa è anche una cosa per tutti, che noi ci relazioniamo con i devoti secondo i diversi livelli di avanzamento. Now this is very tricky. Questo è molto tricky, insidioso, un po' difficile, ingannevole, It's a little subtle. è sottile. You can open the door now. It's not raining anymore. We closed because it was raining, but you can open. Sì, She's like, ah. yes, But you're wearing sweater and you're wearing a sweater. yes, yes. Natura pratica. Yes, yes, thank you. Va Oh, bene, that's nice. Woo! va bene, lascia aperto, lascia aperto. No, that was nice. I was Lascia, happy. lascia aperto anche l'altro. Sì. Yeah, it was nice. It's like, thank you. It's good? Will it stay open? So there's a statement by Narada Muni to Dhruva Maharaj that I think is one of the most amazing in the whole Bhagavatam. E c'è un'affermazione di Narada Muni a Dhruva Maharaj che penso sia una delle più belle, più stupefacenti dello Srimad Bhagavatam. He says, if you do this one thing, you will not be affected by the material miseries. Dice, se tu fai questa cosa non sarai influenzato dalle miserie materiali. Who would like to stop being affected by the material miseries? Chi vuole essere liberato dalle miserie e sofferenze materiali? Me! Già. And then you read this verse. E se leggiamo questo verso, That's all. e quando leggiamo diciamo, ma tutto qua è il segreto per essere liberati? Yes. He says that you should serve those who are higher than you. E lui dice, bisognerebbe servire quelli che sono superiori a noi, Be friends with those who are equal. fare amicizia con quelli che sono uguali a And noi help those who are lower. e aiutare quelli che sono inferiori. That's all. Tutto qua? Why? Perché? Because if we do that, then we don't have envy. Perché se facciamo così vuol dire che non abbiamo più invidia. And envy and love are the opposite. Invidia e amore sono i poli opposti. And all of our misery comes from not having love. Tutti i nostri problemi, le nostre sofferenze vengono dal fatto di non avere amore. Now, Narada doesn't say your external miseries will go away. Narada Muni non dice che le vostre sofferenze e miserie esterne se ne andranno via. But he says they will not affect you. You will not feel the miseries. Lui non dice che andranno via, ma dice che non vi influenzeranno, non le sentirete più. So in that purport, Prabhupada said that usually when someone is higher, we try to bring them down. Prabhupada nella spiegazione dice che di solito quelle persone che sono a un livello più alto noi cerchiamo di tirarle giù. The ordinary news is full of this. Le notizie ordinarie del mondo sono piene di queste cose. Criticizing famous and important people. Che le critiche verso le persone famose e importanti. And when someone is equal, we glorify ourselves. E quando incontriamo quelli come noi tendiamo a glorificare noi stessi. And if someone is lower, we exploit them. E quando qualcuno è inferiore tendiamo a sfruttarlo.
So we change this. Quindi dobbiamo cambiare questo, cambiamo questo. Now again, we should do this for all living entities. E questo lo facciamo per tutti gli esseri viventi. But now we're going to look especially for the devotees. Ma questo vale per tutti gli esseri viventi, ma adesso vediamo in particolare per i devoti. If someone is more advanced, we serve them. Se troviamo qualcuno che è più avanzato di noi, dovremmo servirlo, We learn from them. imparare da lui. If someone is equal, we become friends and we help each other in spiritual life. E se qualcuno è uguale a noi, dovremmo fare amicizia e sostenerci e cooperare nella vita spirituale. And if someone is lower, we help them. E se qualcuno è inferiore, dovremmo aiutare. We share what we have. Dovremmo aiutarlo e condividere quello che abbiamo. Like Srila Prabhupada told Yamuna, he said, you must teach other people how to cook, otherwise you will become envious. Prabhupada gli ha detto a Yamuna, tu adesso devi insegnare, che era una grande cuoca, devi insegnare agli altri a cucinare, altrimenti diventi invidiosa. So we want to bring people up. Quindi dobbiamo sollevare, aiutare le persone a crescere. But keep in mind also that there are compatible and incompatible people. Però pur mantenendo a mente che ci sono persone con le quali siamo compatibili e altre non compatibili. Even among the devotees. Anche fra i devoti. Okay, how are we going to look at the levels of devotees? Quindi come facciamo a vedere i diversi livelli di devoti allora? So we have several different ways. Ci sono diversi modi. So this is going to be a test. Adesso facciamo un test, un esame. Are you ready? Siete pronti? Now you will not invite me back to Prabhupada. Adesso non mi inviterete più ancora a Prabhupada adesso. I'm giving you an exam. Dopo l'esame. Okay. What are the levels in Nectar of Instruction, text 5? Quali sono i livelli dati nel nettare dell'istruzione al verso 5? I livelli dei devoti descritti nel verso 5 del nettare dell'istruzione. Rupa Goswami gives 3 levels of devotion. Yes, but what is the definition in Nectar of Instruction, verse 5? 3 livelli. Kanista just means beginner. Kanista significa neofita. Majjhima means intermediate. Madhyama significa intermedio. Uttama means advanced. E Uttama significa avanzato. So how does he define those in Upadeshamrita text 5? Non c'è nessuno che vuole rispondere? Anybody want to try? Offer respects to the neophyte who are initiated. Okay, which initiation? Which initiation? Which First or initiation? second? That's what I'm asking. Che sono stati iniziati. Which is first? Which one is first and which one is second? That's easy. The first is first and the second is second. Of course. So those who have received second, they are the middle. Quello che sono secondo livello, la seconda iniziazione, sono intermedia. Anyone who has received the Gayatri mantras and they are worshipping the deities, they are the middle. Quelli che recitano il Gayatri mantra e adorano le divinità sono a livello intermedio. And we offer them our obeisances. Offriamo i nostri omaggi. And who are the beginners? E chi sono i neofiti? First initiation. First initiation. Quelli che hanno la prima iniziazione. Or they're just chanting. O semplicemente che cantano i santi nomi. Prabhupada talks about George Harrison. Prabhupada fa l'esempio di George Harrison. Okay, and who are the advanced? E invece quali sono quelli avanzati? Free from envy. Third initiation. That would be sannyas. No, not third. Good guess, though. Very good guess, but no. Who don't find fault in others. They don't even want to find fault in others. Yes. Quelli più avanzati sono quelli che non cercano, non vogliono cercare i difetti negli altri. And they are doing bhakti all of the time. E sono impegnati costantemente nella bhakti. So, in the Upadeshamrita text 5, it is about your level of commitment to the process of bhakti. In questo verso numero 5 dell'Upadeshamrita si parla anche di diversi livelli di impegno nel processo della bhakti.
You chant Hare Krishna, maybe you have first initiation. Uno canta Hare Krishna, ho ricevuto la prima iniziazione. Then you make a bigger commitment. You take second initiation, you worship the deity. Poi prendi un impegno ancora più grande, allora prendi la seconda iniziazione, adori le divinità. Then 100% commitment. 100%? Commitment. E poi un impegno completo al 100%. You are serving 24 hours. E servi 24 ore al giorno. And you have no desire to criticize others. E non hai desiderio per criticare gli altri. So that is one way to determine who is a beginner, who is intermediate, who is advanced. Questo è un modo per determinare chi è uno all'inizio, uno intermedio, uno avanzato. Okay. Now there is another way. C'è anche un altro modo. That is a nectar of devotion. Sono date nel nettare della devozione. For the qualifications for taking up Vaidhi Bhakti. Dove vengono descritte le qualifiche per accettare la Vaidhi Bhakti. Now Vaidhi Bhakti is about faith in the Shastra. Vaidhi Bhakti, la pratica della Bhakti, ha a che fare con la fede nelle Shastra, le scritture. The whole basis for your Bhakti, not the whole, most of your basis for your Bhakti is your faith in the Shastra. Molta della fede nella Bhakti viene dagli Shastra. Later, it is mostly your attachment to Krishna. Poi più avanti diventa invece direttamente l'attaccamento a Krishna. So what are the 3 levels of qualification for taking up Vaidhi Bhakti? Quindi quali sono i 3 livelli di qualifiche per poter adottare la Vaidhi Bhakti? The level of knowledge of the Shastras. Yes, knowledge and what in the Shastra? Practical knowledge. Faith, yes. Yes, very good. Your level of knowledge and faith in the Shastra. Quindi molto bene il livello di conoscenza e di fede nelle Shastra, fede nelle scritture. Sì, So the beginner doesn't know much Shastra. I neofiti non conoscono molto delle scritture And their faith is very weak. e la loro fede è molto debole. If someone comes with some atheistic argument, they're confused. Se qualcuno viene presenta qualche argomento ateo, loro sono in difficoltà. And then what is the intermediate? E invece quello intermedio They have more faith and knowledge. They have more faith. How can you see this? hanno più fede, e come facciamo a vedere questo che hanno più fede? They are not confused. Yes, they don't get confused. Non sono confusi dagli argomenti opposti. But they cannot always convince others. Però non riescono sempre a convincere gli altri. And what is the highest level? E qual è il più alto livello? More knowledge and more faith and convince more. Okay, they have more knowledge, more faith. What are the symptoms? Hanno più fede e più conoscenza, ma quali sono i sintomi? Yes, they don't get confused and they can also convince others. Sì, loro non sono confusi, addirittura invece riescono anche a convincere gli altri. Okay. Now let's go to the 11th canto of the Bhagavatam. E nell'11° canto dello Srimad Bhagavatam è detto: This is the main description that Srila Prabhupada quotes all over his books. E questa è la descrizione principale dei 3 livelli di devoti che Prabhupada cita in diverse parti. What is the beginner, what is the intermediate, and what is the advanced? Quali sono le caratteristiche quindi del neofita, dell'intermedio e dell'avanzato? Does anyone know what this is? Qualcuno? Questo è quello che Prabhupada cita più spesso nei This is libri. all over Prabhupada's books, all over Prabhupada's lectures, Si everywhere. trovano nelle lezioni di Prabhupada. Jai Shri Shri Gauravata. Chi vuole dire? Quali sono le caratteristiche dei 3 livelli di devoti? Neofita? Anybody know? Yeah. Who worship the deities with faith. Yes, so the beginner,
They just think God is in the deity. E il neofita pensa che Dio è nelle divinità e l'adora con fede, but doesn't know how to behave with other devotees, Yes. with other people and devotees. Ma non sa come comportarsi con le altre persone e con i devoti, con diversi tipi di devoti. Also, they don't know how to bring Krishna into their life. E non sanno come portare Krishna nella loro vita. My religion is in the temple. La mia religione è nel Tempio. The rest of my life is over there. E invece il resto della mia vita è fuori. And they think God is only in my temple. E pensano che Dio è solo nel mio Tempio. He's only a Catholic God, or he's only a Protestant God. E pensano che sia un Dio cattolico e un Dio protestante. They're very sectarian. Sono settari. They don't know how to treat other living entities. Non sanno come trattare le altre entità viventi. But they worship God in their church or mosque or temple. Ma loro adorano il Signore, adorano Dio nella loro chiesa, moschea o tempio. So what is the intermediate? E allora quali sono le caratteristiche del devoto intermedi? Molti di voi hanno partecipato ai corsi di Bhakti Shastri, non vi ricordate? Yeah, where's all the Bhakti Shastri Tutti i students? soldi che abbiamo speso per mandarvi a scuola. Quell'intermedio ha 4 caratteristiche, quali sono? Ecco, intermedio, you love Krishna. And what else? Yes? You make friendship with devotees. Avoid the envious people. And one more? Is merciful with innocent people. Excellent. She should get a burfi. And then what is the highest? E invece quali sono le caratteristiche del devoto più elevato? Krishna in everything. Yes, very good. He also should get a burfi. You see Krishna everywhere. Vede Krishna dappertutto, in ogni cosa. So we looked at 3 ways of seeing advancement. Poi ci sono altri modi di vedere l'avanzamento. In the nectar of instruction, it is by commitment to the process. Nel nettare dell'istruzione ci sono... What is it about again? Ah, yes. In the nectar devotion, it is about faith in the Shastra. Faith and knowledge. And Nel in- nettare devozione viene scritto come fede e conoscenza tra i livelli di devoti. And what is it about in the How you see Krishna relationships, right? important in your life. Yes, it's about relationships. Ha a che fare con le relazioni. Okay? Now, these 3 are not the same. Queste 3 descrizioni non sono esattamente uguali. A person could have a lot of faith and knowledge in the scripture, Una persona ha conoscenza delle scritture e magari non ha ancora preso l'iniziazione, or they're very sectarian. oppure sono molto settari. So you could be advanced in one way and an intermediate in another way. Puoi essere avanzato in un modo, ma intermedio a livello a metà in un altro modo. You could see Krishna everywhere, Puoi vedere Krishna dappertutto, but you cannot defeat other people in Shastra. but you can. You cannot defeat other people in Shastra. Ma magari non sei capace di sconfiggere altre persone con le scritture. So these are not all the same. Quindi non sono tutte le stesse cose. But these are 3 different ways you can understand who's a beginner, who's an intermediate, and who's advanced. Ma questi restano 3 modi per vedere chi è neofita, intermedio e avanzato. There is also one more, Ce n'è uno in più, given by Srila Bhaktivinoda Thakur dato da Bhaktivinoda Thakur, in his commentary on Manashiksha verse 1. dato nei suoi commentari sul Manashisha, al verso numero 1. The beginner is one who teaches just about God in terms of ethical behavior in the world. Il neofita è quello che inizia, che insegna di Dio spiegando, dando il buon comportamento solo
solo attraverso il buon comportamento nel mondo. Yeah, religion is about being a good person in the world. Quindi cosa serve essere delle buone persone nel mondo? Religione è solo essere persone buone nel mondo. Then the intermediate is someone who really wants to love God, and it doesn't matter what religion they are in. Quindi quello era il neofita. Invece il livello intermedio, lui semplicemente vuole amare Dio e non gli importa a quale religione riferirsi. And the highest is those who want to love Krishna in Vrindavan. E quelli più elevati sono quelli che vogliono amare Krishna a Vrindavana. So that is according to your understanding of religion. E questo riguarda la nostra comprensione della religione. So to understand the different levels of devotees shows us that we should relate to them differently, according to our own level. Quindi questa comprensione dei diversi livelli dei devoti ci aiuta a capire come comportarci con i diversi tipi di devoti. So we're understanding these things not so we can judge others and feel superior to them. Quindi la comprensione di queste cose non serve per giudicare gli altri o sentirci superiori agli altri, But so we can know how to intelligently have relationships. ma invece come muoverci, agire in modo intelligente nelle relazioni con gli altri. Okay, so the last thing we're going to look at is the 6 loving exchanges. E l'ultima cosa che vogliamo approfondire è i 6 scambi d'amore. So this is giving and receiving. Dare e ricevere. 3 different things we give and receive. Ci sono tre diversi tipi di cose che possiamo dare e ricevere. So what are those things? Quali sono? Tra i 6 scambi d'amore sono tre aspetti di dare e ricevere. Quali sono questi 3? Prasadam, Prasada, gifts, regali and confidential talks. delle scambi confidenziali. You also get a burfi. Anche lei I should have burfis here too. ci dà i diplomi qua. So let us look first at gifts. Vediamo prima i regali. Let us look first at giving gifts. Dare regali. So we want to give gifts that somebody else will actually like. Se noi diamo dei regali, agli altri piacerà. So one time there was a devotee festival. Una volta c'era un festival di devoti And the devotees were exchanging gifts. e i devoti stavano scambiando dei regali. And someone gave our oldest son a blue dog made out of china, like this big. It was blue. Un cane was- blue dog. It was a dog, a china dog that was blue. E una volta un genitore diede a un suo figlio un cane blu della Cina grande così, come regalo. And he had young children in the house. E aveva bambini piccoli in casa. I mean, just like. Sometimes when I'm traveling, Qualche volta mentre viaggio, people have given me a big bottle of olive oil. spesso qualche volta le persone mi regalano delle grosse bottiglie di olio d'oliva Or honey, o di miele And they'll say, this is from my own bees. e dicono questa è dalle mie api, viene dalle mie api, il mio alveare. And I'm like, how do I take this on an airplane? E io gli dico sì, è bello, ma come posso portarlo sull'aeroplano? One time I was at a temple, Una volta mi trovavo in un tempio, so I was helping them establish a school. stavo sperando di stabilire una scuola. And then they had this big ceremony to thank me. Hanno fatto una grande cerimonia per ringraziarmi And they gave me a framed photograph of their deities. e mi hanno dato una fotografia con la cornice delle loro divinità. It was this big, like this big. È grande così, With, the frame was this thick, con la cornice che era grossa così spessa, with glass. col vetro anche. I am going on an airplane.
come faccio a portare in aereo What sull'aeroplano? will I do with this picture? E adesso cosa farò di questo quadro? Thank you. Grazie. So, when we give gifts, we should be thinking about what can the person actually use. Quando facciamo dei regali, quindi dovremmo pensare a cosa può essere utile per la persona. So I'm going to tell you a true story. I swear, this is a true story. Vi racconto una storia, vi giuro che è vera. But you will not believe me, but it's a true story. Ma magari non mi crederete, ma è vero. So I was talking about these loving exchanges. Stavo parlando degli scambi d'amore. So after the class, one devotee hands me a DVD. E dopo la lezione uno dei devoti che era presente alla lezione mi ha regalato un DVD. I said, I don't have a DVD player. E io gli ho detto, scusa, ma non ho quello per i DVD. I cannot watch it. Quindi non posso guardarlo, non ho la macchina. And she said, but I want to give it to you. Ma lui ha detto, ma no, voglio dartelo lo stesso. I said, I can't watch it. Sì, ma non posso guardarlo. She says, but it is of my guru. It is a DVD of my guru. Lei mi ha detto questa devota, ma il DVD del mio guru. Oh, who is your guru? Chi è il tuo guru? Some guru from some other group or something. Qualche guru di qualche altro gruppo gli ha detto. And then I'm thinking, I cannot even give this to anybody. Quindi io ho pensato, ma non posso neanche darlo neanche a qualcun altro poi. What am I going to do with this? Cosa me ne faccio di questo DVD? And I just said, I'm so sorry, I cannot watch it. E gli ho detto, mi dispiace molto, ma guarda, non posso vederlo. And she pushed it into my hands. E lei me l'ha spinto proprio in mano. She said, I want you to have this. Voglio che tu ce l'abbia. I had to throw it away. E io poi ho dovuto buttarlo via. Okay, that was in one country, Questo è successo in un paese, on one side of the Atlantic Ocean. in una parte dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Actually, that was in this western southern hemisphere. Sud-occidentale. Then I crossed the Atlantic. Poi ho attraversato l'Oceano Atlantico I was in the eastern and southern hemisphere. e ero dalla parte sud-est, And again, I was giving a class. sud-orientale, e stavo dando una lezione, I was giving a class on the 6 loving exchanges. sempre una lezione sui 6 scambi d'amore, And I told this story, e ho raccontato questa storia. how this woman was forcing this DVD on me. È la storia di questa persona che ha cercato di So darmi con la forza questo DVD. is the part you will not believe, but it really happened. E adesso è la parte che forse non ci crederete. No? Io ho raccontato che una persona mi ha cercato di darmi con la forza questo DVD. So after the class, Dopo la lezione some man comes up to me. è venuto un uomo. He said, I have a DVD for you. Ho un DVD per te. I swear. And I was like, I don't have a DVD player. E io allora non sapevo cosa fare. Guarda, non ho il lettore dei DVD. I had just told the story in the class. E avevo appena raccontato la storia nella lezione. And he's insisting and insisting. E di nuovo anche questo insisteva. I said, who is in the DVD? Gli ho chiesto chi c'è nel DVD. He said, my guru. Il mio guru. And I'm like, who's your guru? E chi è il tuo guru? There was some big impersonalist. Era un grande impersonalista, ha detto questo guru. So again, I couldn't give it to somebody else. E di nuovo ho dovuto darlo a qualcun altro. It was just exactly the same thing. Buttarlo via. Esattamente la stessa cosa è successa. And he's like, I want you to have this. E lui ha detto, voglio che tu ce l'abbia, lo tieni, prendilo. Okay. I said, well, Krishna's giving me a good story. E poi ho detto, Krishna mi ha fatto fare delle belle esperienze della storia. So they were not giving me a gift that I would like. Quindi loro non mi hanno dato dei regali che io volevo, che mi They sarebbero were piaciuti. giving me the gift for themselves. Che mi sarebbero piaciuti, ma loro devono darmi dei regali che So then we are looking. per se stessi hanno dato quei regali.
Then we are looking at receiving gifts. Adesso vediamo come ricevere i regali. So even with these gifts, I said, thank you very much. Quindi anche con questi regali ho detto comunque grazie. My mother taught me that when I was a little child. Mia madre mi ha insegnato questa cosa quando ero bambina. Even if you don't like the gift, you say, oh, thank you very much. Che anche se non ti piacciono i regali, comunque dici ringrazia molto. At least you honor the sentiment of the giver. Almeno onori il sentimento di coloro che te lo danno. And then you have to decide what to do with your blue China dog. E dopo dovrai decidere cosa fare con quel piccolo cane blu. But at least you want to show some love for the person that's giving the gift. Ma almeno devi mostrare dell'amore verso le persone che ti fanno il regalo. And then we look at a very similar situation with prasadam. E possiamo vedere situazioni simili col prasada. We should remember that we are not serving a plate, we are serving a person. Ricordiamoci che noi non stiamo servendo un piatto, ma stiamo servendo le persone. Do not put the sweet rice on top of the bitter melon. No, non mettete il riso dolce sopra il bitter melon, sopra l'amaro, melone amaro. Right? Especially for the children. Specialmente per i bambini. You know, they just put everything and then the children are crying. E gli mette tutto così e i bambini piangono. And they say, Mata, they ruined my sweet rice. Mamma, qui mi hanno mischiato col riso dolce. So you give people what they actually want to eat and in the quantity they want to eat. Dobbiamo dare alle persone ciò che vogliono veramente mangiare e la quantità che vogliono. Right? And please do not put the gulab jamun into the rice. E per favore non mettete i gulab jamun dentro il riso. Remember, this is a loving exchange. È uno scambio d'amore. I'm not serving a plate, I'm serving a person. Non sto servendo il piatto, ma sto servendo la persona. And when I am receiving prasadam, E quando ricevo il prasada, remember, I am not being served by a spoon, I am being served by a person. e anche quando lo ricevo, ricordiamoci che non siamo serviti dal cucchiaio, ma da una persona. And to be grateful to the people who are serving. Ed mostrare gratitudine verso le persone che servono. Especially on a fasting day for the feast. Specialmente quando c'è la festa dopo un giorno di digiuno. Because the servers are waiting to eat until they have served everybody else. Perché i servitori stanno aspettando di mangiare dopo che hanno servito tutti gli altri. So to have gratitude. Quindi dovremmo mostrare gratitudine per quelli and for the cooks. E anche per i cuochi. And remember that this is a loving personal exchange. Ricordandoci che questo è uno scambio personale d'amore. You're not just getting food to eat. E non solo ottenere del cibo da mangiare. And now we are going to go to the most difficult one. Adesso vediamo la parte più difficile. Confidential talks. I scambi confidenziali. So when I am revealing my mind, quando rivelo la mia mente, apro la mente, it is just like giving a gift or giving prasadam. È proprio come dare un regalo o dare il prasada. Often when we reveal our mind, we are thinking only about ourselves. Spesso quando apriamo la nostra mente pensiamo a noi stessi. But we also want to think about the benefit of the person to whom we are speaking. Ma noi dovremmo anche pensare al beneficio della persona a cui stiamo parlando. And how to present our realization or our question in a way that will also help the person who is listening. Pensare a come presentare le nostre realizzazioni o le nostre domande in modo tale che sia benefico per la persona con la quale stiamo dialogando. So what does that mean? Cosa significa? If I'm asking for help, I should be willing to actually accept the help. Quindi, per esempio, se chiedo aiuto, dovrei essere disponibile ad accettare l'aiuto. Some people, they ask you for help with the same thing for 100 times and they never actually do anything. Ci sono delle persone che chiedono aiuto per 100 volte, per 100 volte, però poi non fanno mai veramente quello che gli viene detto.
And you should ask things that you care about. E noi dovremmo assicurarci che ci curiamo, be sure. You should, yes. Prabhupada said, do not have absurd questions. Quindi Prabhupada, non fate domande assurde. It should be something that means something to you. Deve essere qualcosa che ha significato per noi. And when I am receiving somebody's confidential talks, E quando ricevo degli scambi, no? Uno apre confidenzialmente la mente verso di noi, I should try to help that person to find Krishna in themselves. dovrei aiutare quella persona a trovare Krishna in se stesso. And not just be some heavy lecturer. E non fare qualche lezione pesante, no? Fargli qualche predica pesante. I should help the person to feel inspired and encouraged. Dovrei cercare di aiutare la persona a sentirsi ispirato e incoraggiato. And safe. E al sicuro. So I want to end with a quote by Madhvacharya. Chiuderei con una citazione di Madhvacharya. This is a little heavy. Un po' pesantina. This is from Bhagavatam 11:12 verses 1 to 2. Dall'11° canto, capitolo 12, versi 2 e 3. Madhvacharya says, if we offend the Lord's devotees, Madhvacharya dice, se offendiamo i devoti del Signore and we don't learn how to associate with them, e non impariamo come stare in loro compagnia, that Lord Vishnu will put barriers in our path. e allora il Signore Vishnu creerà delle barriere degli ostacoli sul nostro cammino. So we cannot enter into his company. Per non permetterci di entrare nella sua compagnia. So we looked at Prabhupada's statements in the Nectar of Instruction that ISKCON is meant for these loving relationships and is nourished by these loving relationships. Quindi abbiamo visto, Prabhupada dice nel Nectar dell'Istruzione che questo movimento, l'ISKCON, è stato formato per stare in compagnia dei devoti e avere scambi d'amore che nutrono la nostra devozione. We looked at the benefits of associating with devotees. Abbiamo parlato dei benefici della compagnia dei devoti, Their example, their inspiration, il loro esempio, l'ispirazione, pleasing Krishna. soddisfare Krishna. We looked at the importance of devotee association as we progress in bhakti. Abbiamo visto come è importante la compagnia dei devoti per avanzare nella bhakti. That the devotee is the shelter of the love that we want to develop for Krishna. Che i devoti sono il rifugio dell'amore che noi vogliamo sviluppare per Krishna. We looked at the fact that we should learn how to associate with different people in different ways. Abbiamo visto di come imparare a relazionare con diversi tipi di persone in modi diversi. According to compatibility. Secondo la compatibilità and their level of advancement. E il loro livello di avanzamento. We looked at 4 different ways to understand the level of advancement. Abbiamo visto 4 modi diversi per comprendere e riconoscere i 3 livelli di avanzamento. By commitment to bhakti. Attraverso la dedizione alla bhakti. By faith in the scriptures. Attraverso la fede nelle scritture. By their relationships. Attraverso le loro relazioni. And how they define God and religion. E come definiscono Dio nelle diverse religioni. Nella religione. And then we looked at the 6 loving exchanges. Poi abbiamo visto i 6 scambi d'amore. Giving and receiving gifts. Dare e ricevere regali. Giving and receiving prasadam. Dare e ricevere prasadam. And giving and receiving confidential talks. E dare e ricevere degli scambi confidenziali. So now we know where to hit the boiler. Now we know where to hit the boiler. Adesso sappiamo dove battere sul boiler, qual è il punto giusto. Questions, comments, additions, subtractions? Commenti, domande, aggiunte? As far as devotees' interactions, according to the level of, more advanced, presentable, inferior, in the past, when most of the devotees were living in the temple, that was more easy.
because we knew there was a kind of social structure. So we knew that all the devotee, Prabhupada disciple. So we knew how to, maybe it was just external, given hint to how to interact with each other. But now the most of the devotees living outside, and many of them have a social condition, maybe in the institution. Sometimes it's difficult to understand the level of advancement of different devotees. Or we tend to just define a person according to the external symbols, like the dress or... So if you want to say something about that. Can you say that in Italian? No, io ho chiesto che una volta molti devoti maggior parte vivevano nel tempio, no? Quindi c'era una struttura sociale per cui si sapeva chi era più avanzato, chi era, tra virgolette, meno avanzato, c'era dei centri di Prabhupada, però si sapeva più o meno come interagire. Però poi con il passare del tempo sappiamo che la maggior parte era spirituale come congregazione. E quindi alle volte non ci conosciamo così bene e quindi non siamo neanche in grado di interagire appropriatamente l'uno con l'altro, perché non conosciamo mai il vissuto storico della persona. Allora, questo a lei si può approfondire. Well, let's first take Bhaktivinoda's categories from Manashiksha. Vediamo prima quelle categorie date da Bhaktivinoda con il Manashiksha. That's pretty easy. Quello è abbastanza semplice. You can tell by what somebody talks about. Tu puoi capire la persona in base a quello che dice. Do they just talk about being a good person in the world? Per esempio, se una persona parla solo di essere una brava persona nel mondo, they'll usually talk about political things, cultural things. E quindi spesso parlano di cose politiche, di culturali. Do they talk about God in a general sense? Parlano di Dio solo in un senso generale. Or are they talking about Krishna? O parlano di Krishna. You can tell. Questo può dire. Okay, let's take the 11th canto. Vediamo invece dall'11° canto. How do they talk about other religions? Come parlano delle altre religioni? They're very critical. Sono critici. When they're not doing their sadhana, what are they doing? Quando non fanno il loro sadhana, che cosa fanno questi devoti? How do they treat others? Come trattano gli altri? If we're going to look at the nectar devotion, se guardiamo poi il nettare della devozione, you can see how much knowledge someone has in Shastra. Puoi anche vedere da quanta conoscenza hanno degli Shastra. One of the members of our Shastric Advisory Council, Hari Parshad, he knows so much of the Shastra. C'è uno dei membri del nostro consiglio delle scritture, Advisory Shastra, Hari Parshad, che conosce molto delle scritture. You can talk with him about anything. Tu puoi parlare di qualsiasi cosa. And he immediately knows where's the sloka. E lui ti tira fuori subito uno shloka su quell'argomento. Un verso. You're like, wow. And he's also always talking about Krishna. E parla sempre di Krishna. Or another one of my friends, Narayani, who's also on the Shastric Advisory Council, she knows practically every verse in the whole Bhagavatam. C'è un'altra sua consorella, Narayani, che praticamente conosce tutti i versi del Bhagavatam. And you can see if people don't have much faith in Shastra. E puoi vedere quando le persone non hanno molta fede nelle scritture. Again, you can tell by how they speak. You can tell by how they speak. Si può anche vedere da come parlano. They're going to be quoting much more, somebody they saw on YouTube. Loro citano molto più persone che hanno visto dove? YouTube. Yeah. No. He doesn't know what is YouTube.
Hare Krishna. And you can say that nectar of instruction, verse 5, is external. Qualcuno potrebbe dire che i versi del nettare dell'istruzione sono esterni, But it also has some meaning. parla di cose esterne ma hanno significato. Has someone taken initiation? Se qualcuno ha preso l'iniziazione Are they doing service? o offrono del servizio Or do they just chant sometimes? o semplicemente non cantano. Now, maybe I can't Semplicemente tell. cantano. Maybe I can't tell if their heart is free from a desire to criticize anyone. Forse posso anche vedere dal fatto che il cuore è libero dal desiderio di criticare, But at least I can see the two lower levels. ma almeno posso vedere i due livelli più bassi. Non sono libero dal desiderio di criticare, ma almeno posso vedere i livelli più bassi. I mean, we cannot tell for sure. Certo, poi non possiamo dare per certo. There's a nice verse by King Rahugana in the 5th canto. C'è un bel verso del Re Rahugana nel 5º canto. He said the devotees are sometimes in disguise. E dice, alle volte i devoti sono un po' mascherati, disguised, sono They may look like non riconoscibili, they may look like little children. sembrano dei bambini. So sometimes there's very advanced devotees and we don't recognize them. Alle volte ci sono dei devoti molto avanzati e noi non sappiamo neanche riconoscerli. We may think they're just taking out the garbage. E noi pensiamo solo che portano fuori l'immondizia. And sometimes people we think are very advanced are big nonsenses. E alle volte invece pensiamo che alcune persone sono molto avanzate, invece non è così. So we can definitely be fooled. E quindi possiamo essere o ingannati, confusi. I mean, even the cowherd boys, Perfino i pastorelli, sometimes demons came dressed like they were other cowherd boys. alle volte arrivavano dei demoni travestiti da pastorelli And the boys didn't know. e i ragazzi non riconoscevano i pastorelli. Even Balaram didn't know. Anche Balarama qualche volta. Only Krishna knew. Solo Krishna sapeva. Or Mother Yasoda and Mother Rohini, they didn't recognize Putana. Anche Madre Yashoda e Rohini non hanno riconosciuto Putana. So we can make a mistake. Possiamo fare degli errori. We can think someone is a devotee and actually they are a rascal. Magari pensiamo che qualcuno sia devoto e magari non è così. And we can think somebody is insignificant and actually they're a very great devotee. E magari pensiamo che qualcun altro è insignificante e invece è un bravo devoto. But we do our best. Ma facciamo il nostro meglio. And we will mess up sometimes. Facciamo del nostro meglio, qualche volta magari sbagliamo. That's okay. Confondiamo un po', ma succede. If Mother Yasoda messed up, we can mess up. It's okay. If Mother Yasoda messed up, we can mess up. Se qualche volta si sbaglia Madre Yashoda, possiamo sbagliarci anche noi. Is that all right? Qualche altro punto? Sure, go ahead. And this will be then we'll stop. Yes? Yes. How to avoid judgment while noticing these things with different advancements? Oh. Because for me it happened in the beginning, I thought, wow, such a nice devotee. And after I started seeing, no, he doesn't chant, and then I start judging, and I don't like this feeling. It's a very good question. How can we tell these levels without being judgmental and critical? Sì. Yes? Come possiamo guardare i diversi livelli dei devoti senza avere l'attitudine di giudicare o senza essere critici o un atteggiamento di giudizio? These levels are just for practical purposes. Quindi questi livelli, queste descrizioni dei livelli servono per scopi pratici. I'll give a very simple example. Vi do un esempio molto semplice. So I was at one temple Mi trovavo in un tempio and there was a visiting preacher. e c'era un predicatore in visita He was giving the Sunday feast class. e stava dando la lezione della domenica And he's talking all about Radharani and the gopis. e parlava tutte di cose molto elevate, di Radharani, delle gopi, And he's quoting all of these shastras from our acharyas. e citava tutte le scritture dei nostri acharya.
that most of the audience didn't even know. Cose che la maggioranza del pubblico non conosceva neanche. And I said to him afterwards, "You had a very nice class, Prabhu, but it wasn't for that audience." Sì, io gli ho detto dopo a questa persona, Prabhu, hai fatto una lezione molto bella, ma non era adatta a quel pubblico. So this is a practical thing. Quindi è un aspetto pratico da considerare. That I need to relate differently with different people. Quindi noi dobbiamo relazionarci con diversi tipi di persone. But we should remember that somebody can be very advanced in many ways and still struggling with something. Una persona potrebbe essere avanzata in molti modi, ma sta ancora lottando in altri aspetti della sua vita. It doesn't mean they're not advanced in something else. Questo non significa che non possa essere avanzato in qualcos'altro. Like Einstein was very advanced in physics. Come Einstein era molto avanzato nella fisica. But he went to meet with the queen and he forgot to put on his socks. Ma è andato a incontrare la regina e si è dimenticato di mettersi le calze. And we see this with devotees also. Ecco, lo vediamo anche con i devoti alle volte. Someone is very, very respectful to prasadam. Alcuni sono molto rispettosi con il prasadam. But they're not very clean. Ma non sono molto puliti. Someone else is very, very clean. Altri sono molto puliti. Yeah? But they're not so nice to the other devotees. Ma magari non sono così gentili con gli altri devoti. Someone is wonderful with the other devotees. Qualcuno è meraviglioso con gli altri devoti. And they're struggling with their chanting. Ma sta ancora lottando col suo canto, con la qualità del canto. So I'm going to ask all of you something. Quindi voglio... So I'd like you to think if there's something in bhakti that you find, don't say what it is, but if there's something in bhakti that you find very easy. Sorry, Mr. I'd like to ask you, is there something in bhakti that you find to be very, very easy? Adesso vi chiedo, c'è qualcosa, voi trovate qualche aspetto della bhakti che vi viene molto molto facile? You can practically follow it automatically. Che potete seguire automaticamente. You don't even have to think about it. Non dovete neanche pensarci. Like, I never gambled in my whole life. Io nella mia vita, per esempio, non ho mai giocato d'azzardo. And when the devotee said no gambling, I already was not gambling. E per alcuni devoti, The devotee said do not gamble, alcuni devoti dicono non far gioco d'azzardo, but I was never gambling. ma io non ho mai fatto gioco d'azzardo. Quindi So that was very easy. per me era già facile quello. It was nothing. Non era niente. Yes? So who has something in bhakti that is so easy that is just automatic? Chi ha qualcosa nella bhakti che gli viene facile, automatica? At least one thing. Almeno una cosa, ce l'avete? To eat prasad. Nothing easy. One Vabbè. thing. Then raise your hand. Who has something in bhakti that is easy? Chi ha qualcosa One nella thing? bhakti che gli viene facile? Nothing. Nothing. Tutto difficile per Then there's things in bhakti that maybe we do them, but we have to work a little bit. Chi ha qualcosa nella bhakti che riesco a fare, ma ci devo lavorare sopra? We do them, but we have to put some effort. Lo facciamo, ma richiede un po' di sforzo. So who has something like this? Chi di voi ha qualcosa di questo tipo? At least one thing. Then, do we have something in bhakti that is so difficult? E poi c'è qualcosa nella bhakti che proprio non ce la facciamo. And we have tried, and we have tried, and we have tried, and we have tried. Abbiamo provato, riprovato, ma non riusciamo. And we have asked for help, Abbiamo chiesto aiuto and it's still difficult. e ancora non ce la facciamo. Who has one thing like this? Chi ha una cosa di questo tipo? So everybody is like this. Quindi tutti siamo sulla stessa barca. Now my easy may be your difficult. Quindi ora quello che è facile per me può essere difficile per te. And your difficult may be my easy. E quello che è difficile per te può essere facile per me. So it's very dangerous to judge somebody. Quindi è molto pericoloso giudicare qualcuno. Very dangerous. Molto pericoloso. Because maybe
Maybe it's easier for me than you in something. Forse è più facile a me che a te in qualche aspetto. But maybe it's easier for you than me in something. E invece altre cose possono essere più facili per te che a me, qualcos'altro. And so, better I don't criticize anybody. Quindi è meglio che non criticare. I mean, if someone does something criminal, that is another thing. Certo, se una persona fa qualcosa di criminale, allora è diverso. Then please call the police. Chiamiamo la polizia. That is a different thing. È un'altra cosa. But otherwise, it is very easy to see others' faults in the area in which we are very good. Altrimenti è molto facile vedere gli errori degli altri nelle aree nelle quali noi siamo bravi. So one person is very punctual, but they are not very kind. Another person is very kind, but they are not very punctual. Ci sono persone che sono puntuali ma non sono molto gentili, altri sono gentili ma non sono puntuali. Oh, he is not punctual. Oh, lui è? That person, they are not punctual. Oh, non è puntuale. I am very punctual. Io sono molto puntuale. But maybe that other person is 1,000 times more kind than I am. Però quell'altra persona magari è 10.000 volte più gentile. Or more generous. O più generoso. Or cleaner. O più pulito. Or they chant nicer. O recitano il santo nome bene. So this discrimination is just for practical purposes. Quindi queste descrizioni dei livelli di devoti servono solo per scopi pratici. I'm very happy that you asked that question. Grazie che hai fatto questa domanda. So thank you very much for your hospitality. We thank you very much. Ringraziamo molto Mataji Urmila che è venuta a trovarci oggi. Questa è l'ultima lezione pubblica, purtroppo. I'm here like 1.25 more days. Sta qui ancora un giorno e mezzo. But this is the last class. Però questa era l'ultima lezione. Thank you very much. Ringraziamola molto. If there's anything good you have gotten from me, that is all due to Srila Prabhupada. Se ho fatto qualcosa di buono è dovuto tutto a Srila Prabhupada. And anything bad is mine. Invece se ho fatto qualcosa di brutto è colpa mia. So you please take the good and you leave the bad. Hare Krishna. Grazie.